Ci stiamo avvicinando a uno dei mattatoi più grandi di Europa. Marchi come McDonald's, Burger King, Roadhouse ottengono la loro carne da questo mattatoio, quindi non ho un numero da darti in questo momento di quanti animali vengono uccisi, ma in uno piccolo a cui ho testimoniato prima dell'estate ne uccidevano 1000 al giorno, quindi immagina quanto una struttura così grande, quante vittime fa al giorno. La maggior parte di questi animali sono mucche da latte, quindi animali che hanno già sofferto nella loro vita, sono già stati sfruttati e al fine del loro sfruttamento vengono qui a ricevere un coltello nella gola e fatti a pezzettini così che la gente possa mangiare dei panini. Questo mattatoio ha comprato tutta l'area che circonda la loro struttura in modo tale da non permettere agli attivisti a posizionarsi davanti per testimoniare le vittime dell'olocausto animale, perché fino all'anno scorso gli attivisti di Animal Save Milano erano qui ogni mese a testimoniare quelle che erano le mucche da latte che venivano a morire. Cosa c'è da nascondere? Perché hanno comprato tutto quello intorno a loro in modo tale che nessuno può avvicinarsi all'ingresso? Cosa c'è di tanto grave da nascondere? Cosa giustifica mandare questi esseri senzienti che potevano essere amorevoli come potrebbe essere il tuo cane? Qual è il motivo, qual è la giustificazione per il quale l'umanità li butta in questi campi di concentramento dove incontrano solo tortura, sofferenza e morte? 2021 bisogna svegliarsi, non ce n'è bisogno. Tradizione, storia dell'umanità, queste sono soltanto luci scintillanti che non hanno motivo di essere prese in considerazione. Dobbiamo oggettivamente capire che questa è una disgustosa sofferenza inutile che deve finire. Buongiorno, come va? Italiano? Volevo sapere la sua opinione, cosa ne pensa di quello che succede? Non dico niente, guarda. No, ma molto pacifico. No, grazie. Lei sarebbe contro abusare un cane? Devo lavorare io. Certo. No. Però non pensa che sia malvagio quello che succede lì dentro? Non posso di niente, guarda, non te la prendo a male. Va bene, non ci preoccupare. Non c'è, capito? Va bene. Grazie. Però secondo me non c'è motivo per uccidere questi animali. La polizia è stata chiamata, appunto noi siamo qui proprio per questo, noi non stiamo facendo niente di male, questa è un'azione pacifica, tutte le azioni che vogliono portare il messaggio di uno stile di vita vegano sono sempre pacifiche, perché non avrebbe senso essere violenti in un messaggio di pace. E l'unica cosa che Animal Save fa durante queste veglie è fermare camion per 1-2 minuti per testimoniare le condizioni e le sensazioni che gli animali vivono durante questi tragitti verso il loro ultimo giorno di vita. E per questa azienda non va bene, non possiamo stare qui, non possiamo testimoniare. Io direi che c'è qualcosa che vogliono nascondere e c'è qualcosa di sbagliato in quello che fanno, lo sanno, ed è per questo che queste strutture sono così lontane dalla realtà di quello che è la civilizzazione, perché un mondo civilizzato non vuole sofferenza, un mondo civilizzato vuole libertà, vuole pace, e queste aziende tolgono pace, libertà e vita a esseri senzienti. La maggior parte di questi camion addirittura hanno tutte queste finestre in alto che tolgono anche la visuale a questi animali, quindi fanno un viaggio di oscurità, non sanno cosa sta succedendo, non sanno dove stanno andando. Potete immaginare esseri così intelligenti, le emozioni di paura, terrore e confusione che hanno, e dall'altra parte le finestre così alte sono lì per nascondere quelle che sono le condizioni. Perché mettere delle finestre così alte? No, cosa c'è da nascondere? Perché non lasciano finestre più basse? In un'ora di tempo, quasi meno, abbiamo visto almeno 12 camion. Il ritmo in cui questi camion arrivano in questo mattatoio è davvero allucinante. Questo ti lascia capire l'immensità di questa uccisione di massa, di questo genocidio di massa. Non sono sicuro se si vede, ma le condizioni sono indescrivibili.
sono ricoperte dai loro escrementi.